Salve care amiche ed amici, vediamo come vengo in questa occasione nel video, perché ho messo il tablet appoggiato in un tavolino basso ma molto lontano da me. In questo modo l'immagine vediamo come viene, perché il tablet filma in 1280 720 se non mi sbaglio. Anche l'audio è da vedere come viene, ma tanto voi ci sarete abituati ai miei video, quindi scusate questa introduzione e ricomincio da capo. Salve care amiche ed amici che mi seguite in YouTube, salve a tutte e tutti voi qui dal vostro Sant'Enchan, e salve anche a coloro che mi guardano per la prima volta. A tutti quanti gli altri niente, perché non li posso salutare perché non mi guardano. È da molto tempo che volevo fare un video. Ieri ho fatto un video di prova con un editore per il cellulare, ma così, uno scherzo. Oggi volevo parlare di due temi differenti. Non so a quale dei due dare priorità e a quale dei due dedicare il video, perché ci sarebbero le Olimpiadi che stanno continuando, e poi quell'altro tema mi sembra che me lo sono scordato. In questi giorni ci ho avuto dei problemi, si sono rotti gli audifoni che avevo per ascoltare musica e oggi me li riparano. È stato terribile perché erano economici, non mi potevo permettere di comprarli costosi, però si è staccato un filo da un audifono e quindi basta mettergli un punto di stagnola e magari funziona. Poi per ogni dubbio ho fatto anche che controllino l'altro audifono, però di questo ve ne può fregare di meno. Circa le Olimpiadi, sono tutti contenti. Io vedo che nell'aria c'è un clima veramente di euforia. La gente si scorda per qualche momento della monnezza. Abbiamo vinto loro, abbiamo vinto loro. No, se abbiamo vinto noi. Se no hanno vinto loro. Capito, no? Abbiamo vinto loro, no, o abbiamo vinto tutti assieme, o abbiamo vinto a loro, o abbiamo vinto da loro, o hanno vinto loro, o abbiamo vinto noi. Ma a parte questa digressione, tutti per un qualche momento si scordano dei veri problemi, ed è per quello che fanno le Olimpiadi, per scordarsi dei veri problemi. Poi vanno a buttare lo sporco sotto casa e si ricordano dei problemi quando sono asfissiati dal lezzo. E purtroppo i genovesi, credo, si siano astenuti, sono stati quelli che più si hanno astenuto dal referendum contro le trivellazioni. Poi il giorno dopo stavano lì a lamentarsi che gli sversamenti del crudo, del petrolio, erano irrespirabili e hanno dovuto sloggiare da casa. Adesso Renzi vuole fare un nuovo referendum, lo vuole posticipare il più possibile, di sicuro che darà dei piccoli vantaggi monetari a quanti parteciperanno di questo imbroglio, di questo cambio referendario, per poi sottrarglieli, perché gli 80 euro che vi ha messo in pensione o in busta paga adesso ve li fa ripagare, perché non era costituzionale darli. Quindi, come dire,
voi vi fate fottere un'altra volta. Io sono convinto che vi riuscirà a convincere di votare sì al cambio della Costituzione, però non mi sorprenderebbe che, come sempre nella maggior parte degli ultimi referendum, anche questa volta, come con il referendum delle trivellazioni, vinca il fronte dell'astensionismo. Soltanto che con l'astensionismo nel referendum per le trivellazioni ha vinto il menefreghismo. In questo caso invece bisogna lasciare tutto così com'è, perché la vecchia Costituzione della Repubblica Italiana, cioè l'unica che abbiamo avuto dal dopoguerra ad oggi, è stata formulata in un altro clima di grande compartecipazione e collaborazione, incluso fra forze politiche diverse come il Movimento Sociale Italiano e il Partito Comunista Italiano. Dialogo e collaborazione che oggigiorno non esistono, e quindi bisogna vedere in che clima si cambia la Costituzione, perché cambiare si può sempre e tutto, ma non in peggio. Poi i tagli, che significa? Bisogna risparmiare, bisogna tagliare, ma la gente non può non essere rappresentata. Che facciamo? Riduciamo le regioni, riduciamo le province, così dopo ci abbiamo dei governi provinciali o regionali che non riescono a controllare il territorio per mancanza di organico e di burocrazia. No, è inutile dire che ci sono meno senatori e meno deputati e meno parlamentari negli Stati Uniti, perché è un altro sistema politico. Forse voi non lo sapete, ma i senatori governano ogni stato, però le province di ogni stato sono governate dagli sheriff, dai sindaci, e quindi anche loro hanno tanti politici, soltanto che al contrario che in Italia, dove parlamentari, cioè deputati e senatori, parlamentari e senatori, deputati, gli onorevoli, stanno tutti a Roma, negli Stati Uniti i sindaci, gli sceriffi, eccetera, gli intendenti stanno in ogni stato. Ogni stato c'ha la sua Camera, il suo Senato. Non è che lavorano tutti a Washington. A Washington vanno i rappresentanti più importanti della nazione, politicamente parlando, ma ogni stato, Florida, Texas, Washington, Massachusetts, Iowa, Ohio, hanno il loro senato. Quindi non diciamo delle bazzecole, hanno meno politici in Nord America e si vogliono ridurre in Italia. No, forse ne hanno molti di più, soltanto che essendo Stati Uniti del Nord America, essendo una federazione, ogni stato è sovrano e indipendente a livello locale e invece dipende dalla federazione a livello internazionale. Quindi significa che ogni stato, per esempio la Florida, ha un corrispettivo italiano della Camera dei Deputati e dei Senatori in Florida, non in Washington. Invece in Italia, che siamo unitari, non siamo federali, tutti i rappresentanti del Lazio, delle Umbrie, delle Marche, della Sicilia stanno a Roma, e quella è la differenza. Quindi negli Stati Uniti non è che si sono fatti dei tagli di rappresentanti, ma ogni rappresentante di ogni stato sta nel luogo. Invece in Italia, che sarebbe il modello unitario che non ha trionfato negli Stati Uniti, è diversa la forma in cui le regioni e le province si rappresentano. Vanno tutti a Roma,
capito? Quindi tagliare tanti rappresentanti e tagliare il diritto dei cittadini a rappresentarsi. Adesso che si voglia fare qualcosa sul modello nordamericano, cioè di decentralizzare la rappresentazione territoriale dei cittadini, è un'altra cosa, ma gli Stati Uniti lo hanno fatto in anni. Noi nell'urgenza economica che abbiamo in Italia dovremmo iniziare, come hanno voluto fare quelli della Lega Nord, dovremmo iniziare a costruire tanti parlamenti in ogni regione e provincia. Quindi sarebbero miliardi e miliardi di euro per costruire strutture ed infrastrutture parlamentari, per avere una Camera del Senato e una Camera dei Deputati in ogni provincia. E sarebbe inutile, cioè diventeremo un paese federale con ogni regione autonoma con deputati e senatori propri, come gli Stati Uniti, che si autogoverna. Però dovremmo veramente, da dopo l'unificazione d'Italia, da dopo il risorgimento, dovremmo cambiare tante cose che ci costerebbe più denaro che migliorare quello che già abbiamo. Quindi c'è chi vuole una repubblica federale italiana, ricostruendo il paese come gli Stati Uniti d'Italia, perché ogni provincia diventerebbe uno stato a parte, anche se da noi si chiamerebbe regione autonoma con statuti speciali, ma avrebbe un proprio Parlamento. C'è chi invece vuole fare tagli conservando ciò che al momento è il modello attuale parlamentare, cioè centralizzato. Io invece dico che se si devono fare dei cambi alla Costituzione devono essere ragionati. Non si può né trasformare ogni regione o provincia italiana in uno stato a parte, né fare dei tagli sulla rappresentanza dei cittadini, che poi più riduci il numero dei rappresentanti politici e meno controllo politico si ha sul territorio. Quindi questa era la mia riflessione sul cambio della Costituzione, che io voto no, perché non mi sembra che apporti nulla di significativo. Poi sulle Olimpiadi, che come ogni evento di massa sono qualche cosa che serve a distrarre la gleba, il popolino, il popolo, che ci tengono nell'ignoranza, nella mancanza di istruzione dei nostri diritti e dell'applicazione a livello mondiale, in scala mondiale, di queste Olimpiadi, del detto panem et circensis, cioè pane e circo, questo circo delle Olimpiadi che serve a distrarre, e poi tutti a cercare: abbiamo vinto l'oro, abbiamo vinto l'argento, abbiamo vinto il bronzo. No, vabbè che siamo abituati a considerare la democrazia come un qualche cosa di rappresentativo, quindi vincono al posto nostro, i politici governano al posto nostro, ma la verità è che vincono gli atleti, sono delegazioni private come le squadre di calcio e le selezioni nazionali nei mondiali o nelle europee, sono dei club privati. Tutto questo è un gioco privato, c'è di mezzo del denaro e lo Stato investe soldi pubblici perché la gente sia contenta, perché altrimenti se l'Italia non partecipa si incazzano tutti.
quindi che altro vi posso dire? Niente, che è una giornata di sole, ma mi sono scordato di accendere la luce, magari poi si vede meglio. Che sfiga, oh, me lo ricordo adesso della luce. Adesso c'è il problema della immondezza a Roma. La Raggi la stanno raggirando o ci raggira? Ho un dubbio. Spero che riesca a risolvere il problema. Fino adesso non si può risolvere quello che è stato un'incuria di anni. Comunque, se le ditte terziarizzate non riescono a risolvere il problema, bisogna togliergli gli appalti. Bisogna che un'altra ditta, e non la stessa riciclata, si occupi dello sporco a Roma. Comunque sembra che l'intendente alla nettezza urbana che ha messo la Raggi lavorasse prima come consulente della ditta che per anni non ha pulito bene la capitale. Allora ci sarebbe una contraddizione, quasi un conflitto di interesse. Come qualcuno che non ha lavorato bene perché la capitale fosse pulita adesso diventa l'intendente